Buonasera a tutti quanti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere e ovviamente buonasera a Marco Ludovico. Ciao a tutti, ben ritrovati. E diamo anche il benvenuto alla nostra ospite di stasera, è già stata con noi in questa rubrica, Rosangela Catalano. Buonasera Serena, buonasera Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per questo secondo graditissimo invito. Grazie a te Rosangela o Lilith, vediamo insomma ognuno, come abbiamo già spiegato l'altra volta, a ognuno insomma la scelta del nome, tanto ti si addicono entrambi come abbiamo parlato ovviamente nella puntata precedente con te. Rosangela, abbiamo scelto questo argomento che secondo me è particolarmente attuale e Sì. mi tocca anche da vicino, insomma, perché riguarda un po' anche quello che è non solo il mio percorso, quanto anche il mio lavoro, ed è l'ossessione per l'evoluzione. Allora, innanzitutto io vorrei fare una brevissima introduzione su cos'è l'evoluzione da un punto di vista, tra virgolette, scientifico, e poi ovviamente lascio a te la parola. Volentieri. Allora, l'evoluzione è uno stato di coerenza e noi sappiamo che invece l'universo come legge fondante ha quella dell'entropia, cioè del caos. Quindi noi sappiamo che questo ovviamente ci va a rappresentare la difficoltà che abbiamo nell'evoluzione, ma d'altronde insomma è il nostro percorso qui su questa terra, su questa scelta di incarnazioni che facciamo in questo pianeta. Quindi il riuscire a generare una coerenza e invece quindi una cosmicizzazione e quindi andare contro quella che è la legge fondante, appunto, che dicevamo del caos, della confusione, insomma, quindi è interessante questo aspetto. Però questo ci ha portato anche ad avere per certi aspetti, o insomma non è per tutti, però per tantissime persone, una fase ossessiva di dover per forza generare una evoluzione, tra l'altro insomma adesso vedremo cosa si intende in realtà anche per evoluzione in senso spirituale e perché questo aspetto che ci rappresenta, quando invece tra virgolette l'evoluzione sarebbe l'accettazione della nostra vita. Rosangela, però ovviamente lascio a te la parola anche e chiederti appunto perché tu hai scelto, perché io ho dato le mie considerazioni, ma perché hai scelto tu questo tipo di argomento per questa sera. Allora, grazie mille Serena per questa piacevolissima introduzione. Come sai, perché tu mi conosci, gli amici che ci ascoltano generalmente mi conoscono. Allora, per le persone che si approcciano, diciamo, alla mia persona per la prima volta, volevo dare un piccolo suggerimento. Prendete sempre le mie parole come la mia esperienza di studio, di vita, e non come una verità che io in qualche modo voglia propinarvi, assolutamente no. Serena ha detto una cosa importantissima che fa appunto parte della mia esperienza, del mio percorso, dei miei vari apprendistati. Ha parlato di caos riguardo all'evoluzione. Ecco, su questo punto io vorrei fondare il fulcro della trasmissione di oggi e dell'argomento che abbiamo scelto insieme. Perché? Quello che Serena ha chiamato caos e che è parte intrinseca di una cosmogonia in divenire è quell'impermanenza che io cerco di trasferire a tutti coloro, a livello di concetto, che mi chiedono come faccio a conoscere il mio percorso evolutivo, sto procedendo bene sul mio sentiero di evoluzione. Perché io parlo di impermanenza? Perché l'unica grande verità, a mio avviso, anche quando si parla di evoluzione fisica, animica, spirituale, viscerale, animale, e accostarsi ed incarnare questo concetto di impermanenza. Noi non dobbiamo pensare ad uno stato di evoluzione da raggiungere come una meta, soprattutto nei nostri percorsi cosiddetti esoterici ed occulti per quanto mi riguarda. Non parlo di percorsi prettamente spirituali. Ricordo che l'esoterismo, così come l'occultismo in maniera più pratica, ha sempre
come fulcro, come meta, l'unione di tutte le nostre parti frammentate verso quella monade che poi non è mai perfetta, ma è sempre perfettibile, perché sarà perfetta quando si in qualche modo agglomererà alla coscienza unica, quindi all'entropia di cui Serena parlava. Quindi per tornare al mio progetto, al mio trasferire queste conoscenze, l'evoluzione, soprattutto in un cammino che prima iniziatico da neofita e poi diventa un cammino di esperienza introspettiva, di esperienza trasmutativa, deve sempre avere a che fare con quella flessibilità che ci porta a vedere un noi stessi ad un'ottava superiore o più ottave superiori, sempre pronti ad incarnare questa impermanenza nei nostri obiettivi, nella descrizione di noi stessi. Quindi quando i clienti spesso mi chiedono ma che cosa vorrebbe rappresentare il mio Daimon, perché io non capisco, sto facendo un lavoro che non amo, o una famiglia da cui vorrei distaccarmi, o una relazione sentimentale che non mi risuona. Ecco, in realtà se io vi dicessi, e mai lo farei, i clienti lo sanno, il tuo Daimon vuole che tu riesca ad incarnare il tuo essere pittrice, oppure il tuo essere in qualche modo scrittore, sto parlando di ambiente ovviamente artistico, io sbaglierei, peccherei anche di superbia, perché il Daimon l'unica cosa di cui vuole rivestirsi è quel suo sacrosanto diritto all'impermanenza, come i torrenti di montagna, come l'acqua del fiume che scorre, e quell'impermanenza è vita. L'anima non ama essere rinchiusa in definizioni, in progetti standardizzati, in obiettivi che oggi sono focosi in me, viscerali, ma tra 2 giorni potrebbero cambiare, tra 2 anni potrebbero cambiare. Quindi per quanto riguarda il mio conoscere, il mio esperire, Serena, sono arrivata alla conclusione, anche molto benefica per me e per le persone che si sono rivolte a me, che la prima cosa, il primo passo, quando ci riempiamo anche un po' la bocca con questa terminologia, con questa volontà di evolverci, e dopo spiegheremo meglio che cos'è che ci spinge verso questa fasulla volontà, che in realtà nasconde un po' delle trappole. Ecco che dovremmo semplicemente aprirci a quell'impermanenza che generalmente ci fa paura, ma che proprio in un percorso evolutivo fisico, animale, è stato quello che ci ha permesso a chi si adattava, quindi a chi si approcciava con impermanenza agli input di sopravvivenza, agli input di nutrimento e anche di particolari cambiamenti di schema di visione di branco, che hanno permesso a quegli elementi e quei membri di un branco precedente di adattarsi ad una nuova vita, semplicemente aprendosi all'impermanenza, perché la chiusura, la standardizzazione, le etichette soffocano l'anima e quindi in realtà non vanno di pari passo con quella terminologia che noi esoteristi chiamiamo il divenire. Questa è la mia prima, impressione per quanto riguarda tutto quello che ha a che fare poi con un cammino che da neofita la persona potrebbe pensare sempre molto in accezione spirituale, in accezione esoterica, alta ed altra. Dobbiamo partire dall'animale che è in noi, lo dico sempre. L'animale deve essere impermanente in tutti i suoi livelli, in tutte le sue sfere. Rosangela, allora, tu hai nominato il Daimon. Sì. Allora, solo per dare ovviamente cioè stabilire cosa si intende con questa parola, ovviamente per coloro magari che ci stanno ascoltando ma che ancora non conoscono la definizione di questo concetto, di questa parola in realtà. Allora, il Daimon e demone sono la stessa cosa, sono 2 cose diverse, e quindi insomma intanto diamo questa differenza, perché daimon e demone, no, richiamano alla mente magari determinate immagini. Allora io ti chiedo innanzitutto di dare la differenza, se c'è una differenza tra queste due parole. Assolutamente sì, giusta osservazione, perché in maniera da creare un'immagine coerente nel momento in cui poi le andiamo a ridire, insomma, a dire. Assolutamente. Hai fatto bene a farmi questo appunto, perché io parto sempre con la convinzione spesso errata che tutti si siano già approcciati a questo concetto daimonico, di cui io parlo sempre, quello che mi anima. In realtà, come in tante trasmissioni, anche nella puntata precedente abbiamo accennato, il daimon non è
prettamente un'entità distaccata da noi, non è un'entità separata da noi, è come se fosse una nostra appendice ad un'ottava estremamente alta, ma siamo sempre noi svincolati dalle catene dello spazio-tempo, e quindi ecco che il daimon, come lo definiva Hillman, diventa il custode del nostro destino, perché è colui che ha l'importantissimo, il preziosissimo compito, con i suoi vari strumenti di cui abbiamo parlato più volte, di ricordarci, e non sempre in maniera positiva e propositiva, ma anche, diciamo, spesso brusca, quello che siamo venuti ad incarnare, quindi quella che i più chiamerebbero la nostra missione. A me piacerebbe ridefinire la parola missione con la parola talento. Quindi il daimon siamo noi stessi ad ottave estremamente superiori, quel noi stessi animico che di vita in vita permane, svincolato ovviamente dal concetto di morte, e che ci ricorda qual è il nostro talento e che quindi ci spinge verso determinate situazioni, ci allontana da altre situazioni che si discostano da quel cammino che noi siamo venuti a calcare, ma di cui poi, ahimè, non ne abbiamo ricordo una volta che nasciamo, che veniamo al mondo. Quindi il daimon è proprio il custode del nostro destino. I demoni sono tutt'altra cosa, non sono quelli, nella mia esperienza, nel mio campo di studio, che ovviamente ci ha palesato la Chiesa, ma sono quei daimones che, come una meravigliosa, sì, inferatonia e terrigena emanazione non solo delle nostre personalità, ma di tutte quelle nostre sfaccettature che abbiamo bisogno in maniera anche violenta spesso di ritrovare non solo negli altri, ma soprattutto negli eventi, Serena, perché quegli eventi che noi definiamo anche brutali, catastrofici, che spesso ci creano sofferenza, disagio e problemi, ecco che sono gli eventi stessi quelle incarnazioni di quei daimones che in collaborazione con il nostro daimon vengono a cercare di ricucire la trama e l'ordito di un tessuto che è la mia incarnazione, il mio destino, la mia missione, il mio talento. Quindi di nuovo io amo svincolarmi da quell'ottica dualistica che vede i demoni come qualcosa di negativo, di oscuro. Assolutamente no. Nulla di tutto ciò, anzi, conoscere non solo i propri demoni, ma i demoni che vengono rispecchiati dagli eventi che ci capitano, è un input evolutivo che davvero ci aiuta tantissimo anche nel creare una serie di sincronicità che ci guideranno alla scoperta di quella che poi è la nostra evoluzione, sempre in accordo con quell'impermanenza di cui prima parlavamo. Quindi, per concludere, il daimon è quell'ente che rispecchia noi stessi, quindi non separato da noi, che viene a ricordarci con i suoi mezzi, anche ponendoci sul nostro cammino degli apparenti ostacoli, quello che siamo venuti a fare qui, non per decisione di un Dio, di una coscienza, ma semplicemente perché lo abbiamo deciso noi, sì, in un'ottica che poi è un tessuto universale, ma non veniamo ad incarnarci per fare, come dicevo nella puntata scorsa, piacere a qualcuno, a qualche entità superiore, o per essere al servizio, per quanto mi riguarda, di cause per quanto estremamente positive siano. Noi veniamo qui per manifestare il nostro talento e il daimon è lì accanto a noi dal primo giorno della nostra nascita, anzi dal periodo intrauterino, perché ovviamente agirà anche a livello fisico, a livello proprio molecolare, con dei flussi, come vediamo spesso con i clienti durante la consulenza, di cortisolo piuttosto che di serotonina, piuttosto che di ossitocina, per plasmare proprio quello che noi erroneamente chiamiamo la nostra personalità, quella parte daimonica, in questo caso nostra, che Steiner già riusciva a intravedere nei bambini durante la prima infanzia. E Steiner cosa diceva? Che lì, durante la prima infanzia, possiamo vedere negli occhi e nelle fattezze anche fisionomiche del bambino quale sarà il suo talento, ed aiutarlo in quel percorso evolutivo che va bene per lui, ma non può essere omologato a tutti i bambini. Quindi è un'individuazione squisitamente personale e il daimon è il custode. Grazie Rosangela per questo chiarimento. Beh, mi sembra di capire, però correggimi ovviamente se sbaglio, che quindi il daimon è quello che in certe invece altre culture viene definito spirito guida, in altre invece il mondo dei geni, tipo ovviamente nella cultura islamica c'è il genio, il famoso genio della lampada, tutte le favole sono improntate su questo discorso. E lo spirito guida e anche appunto il genio vengono definiti questo il noi
molto più grande, molto più ampio su altri piani di esistenza. E quindi mi sembra di Brava, come capire ci insegna anche, perdonami se ti interrompo, Serena, ma hai detto una cosa estremamente giusta, perché anche Sibaldi parla dei suoi maestri invisibili in questa accezione. Un Igor più grande che non sa di essere anche tutte quelle manifestazioni, in quel caso sì, daimoniche, perché noi parliamo di un daimon, lui parla di due maestri per ognuno di noi, però ecco, sono sfaccettature poi personali anche in base ai filtri che noi abbiamo, ai dogmi che ci sono stati inculcati per la società, la famiglia di provenienza, il culto religioso, laddove ci sia. E quindi sì, è proprio così. Perfetto, allora, intanto grazie anche ovviamente per questo aspetto. Quindi, Rosangela, perché, fatta questa introduzione, siamo arrivati ad un momento in cui c'è una fase ossessiva dell'evoluzione? Perché, diciamo, adesso anche qua, insomma, dimmi tu cosa ne pensi. Oggi, insomma, grazie anche a internet, ma non solo, grazie anche al fatto che vengono pubblicati molti più libri, molti contenuti, molti Certo. video, noi abbiamo la possibilità, insomma, di comprendere molti più e anche in maniera molto più velocemente, e molte più persone hanno la possibilità, insomma, di accedere a questo tipo di informazioni, di conoscenze. Una volta invece bisognava andarle a cercare, quindi insomma era molto più difficile perché bisognava trovare gli ambienti giusti, bisognava scoprire, era il maestro che ti raggiungeva. In realtà è ancora anche oggi che il maestro appare quando l'allievo è pronto, però oggi... Esatto, oggi il maestro può essere un video, può essere un post, può essere anche libro, mentre quindi non solo fisicamente il maestro che arriva quando tu sei pronta. Però questo, oltre ha anche la sfaccettatura ovviamente opposta, cioè il creare l'ossessione, quindi il non accettare più quello che è il tuo percorso, ma diventare ossessiva. A me capita spesso di parlare con persone che dicono mi voglio illuminare, voglio risvegliarmi, costi, no? Questa cosa che come se si dovesse raggiungere tramite una tecnica, e in realtà non è così. Qual è la tua esperienza in merito? Allora, hai detto in poche frasi tutto quello che io volevo poi esprimere in questa puntata e in questa trasmissione, Serena. Iniziamo dall'inizio, dall'incipit di quello che hai detto. Allora, intanto oggi è una fortuna, diciamo così, aver accesso a tutti questi testi, anche a questi contenuti interattivi, quindi video, seminari, online. Questo è ovviamente un qualcosa che ci facilita di molto questa ricerca. Parlo di ricerca perché, Serena, se ti ricordi poco fa ho detto che a mio avviso, per quanto riguarda i miei studi, la mia esperienza di vita, bisogna attingere sempre a quella fonte impermanente, che è una fonte viva e vivificante. Perché ti dico questo? Perché a livello sottile, quell'accesso a quell'impermanenza ci nutre come? Con il bisogno estremamente positivo di ricercare, una continua ricerca. Perché dico, Serena, estremamente positivo? Perché abbiamo parlato di impermanenza. Ovviamente, ahimè, la maggior parte delle persone è vincolata in una staticità, non del tutto negativa, ci mancherebbe, però fa un lavoro che è quello, è standard, ha quella famiglia, va nella sua casa, ritorna nella sua casa tutte le sere, ha quella cerchia di amici, e cosa succede? A livello sottile il bisogno di impermanenza preme, e allora ecco quell'input a voler ricercare. Qual è il problema, Serena? Sempre nel discorso compiglio evolutivo, che generalmente tutti questi input, sentieri evolutivi, scusate, sentieri spirituali, esoterici, occulti, resi fruibili appunto anche da strumenti come internet e come tanti libri di cui adesso veniamo a conoscenza, in realtà spingono la persona, o meglio, la persona autonomamente si spinge verso una ricerca che è esterna. Ecco che qui sta il grande sbaglio, poiché se io continuo a ricercare all'esterno, l'input all'inizio è giusto, ricerco all'esterno qualcosa da esperire e trasmutare all'interno con la pratica. Invece ricercando solo all'esterno e, come abbiamo detto scherzosamente più volte,
svolazzando gioiosamente di corso in corso, di guru in guru, io vado ad imprimere, non solo nel mio cammino, ma nella mia persona intendo fisicità e tutti i miei corpi sottili, una deleteria frammentazione. Per frammentazione cosa intendo, Serena? L'allontanarsi sempre più profondo da quella che è l'individuazione, la mia vera identità impermanente ovviamente. Perché mi allontano? Perché ogni volta che ricerco mi metto in un sentiero e guarda, tu ne sei testimone, cosa succede? A tante persone che noi conosciamo come amici, clienti, parlo per la mia esperienza, ho tanti clienti che magari vengono da me ostentando anche gioiosamente il fatto di aver fatto percorsi di Reiki, di meditazione, di essere, diciamo, in confraternite particolari e quant'altro, e poi al primo sguardo io mi rendo conto che sono persone estremamente frammentate, la cui vita non ha una direzione. Ecco che allora questa ricerca ossessiva, come dicevamo prima, di intraprendere il cammino spirituale piuttosto che esoterico, piuttosto che andare a fare yoga, reiki e quant'altro, diventa un tentativo di celare in una maniera non efficace quella frustrazione di vivere una vita che non ci appartiene, quella frustrazione di non aver compreso che è sbagliato serrare la porta a quell'impermanenza, che se io oggi sono questa, la persona che vedete, faccio questo lavoro che mi anima, non vuol dire che tra 2 anni io farò lo stesso lavoro che adesso mi anima. Cosa succede? Le persone a volte, in maniera anche lodevole, lottano nel loro cammino evolutivo per svincolarsi da vincoli familiari, lavorativi, relazionali, per andare verso quello che è il loro obiettivo. Ed è giustissimo e sacrosanto, è un diritto di ognuno di noi. Ecco che però, se poi giunge qualcosa nell'evoluzione interiore, nella trasmutazione, come poi vedremo, che spinge la stessa persona a cambiare di nuovo di poco il gradiente della sua direzione, la persona si sente bloccata, perché cosa dice? Ho lasciato il lavoro per entrare in questa confraternita, avevo lo studio da commercialista e mi sono messa ad aprire il negozio esoterico, adesso che cosa faccio? Cambio? Che figura faccio? Ecco che di nuovo quell'animale primitivo che ci anima, in questo caso ahimè in maniera deleteria, perché ci spinge attraverso quegli input di cui abbiamo parlato di sopravvivenza, quindi di una continua ricerca dell'accettazione del gruppo, che un tempo era il branco e oggi è il gruppo di cui facciamo parte, gruppo di lavoro, gruppo di colleghi, gruppo esoterico, gruppo di meditazione. Ecco che la frammentazione, di nuovo, Serena, ci allontana dalla nostra evoluzione perché noi scambiamo la nostra identità, quindi la nostra, ahimè, individuazione, con l'identità del gruppo a cui vogliamo agglomerarci. Questo, ragazzi, non è evoluzione, questo non è un calcare un sentiero evolutivo, perché in realtà è di nuovo uno strascico di una necessità che anima l'animale che noi, e noi dell'animale dobbiamo prendere solo i vantaggi, solo la sensorialità, solo quegli effetti di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa e che oggi potrebbero apparire paranormali, ma che in realtà abbiamo visto sono appannaggio di quell'animale che incarniamo. Tutto il resto, tutti i bisogni di coesione per paura di venire rifiutati da un branco e quindi di morire di fame o di attacco da parte di altri branchi, e sono paure che anche se noi non sappiamo razionalmente di avere, in realtà abbiamo, perché vengono fuori in tanti modi durante le consulenze che faccio e sono sempre queste 2 paure, ecco che ci portano nella accezione fittizia chiamata evoluzione a voler migliorare qualcosa di noi che in realtà non deve essere migliorato, ma deve essere trasmutato, perché evolvere non vuol dire assolutamente migliorare, vuol dire conoscere ogni parte frammentata di noi e cercare di unire tutte queste parti frammentate all'interno di un'individuazione che è appunto individuale, Serena, quindi non ha bisogno né dell'agglomerarsi a gruppi esterni, né del sentirsi coesi e quindi accettati e quindi glorificati dalle conferme che ci arrivano dall'esterno. Questa non è evoluzione, evoluzione è andare all'interno di se stessi, trasmutare tutte le nostre parti più terrigene, utilizzare ovviamente quel piombo anche in maniera fisica, ne abbiamo parlato in qualche modo attraverso le nostre secrezioni, questa è la mia esperienza ovviamente, quello che trasferisco. Ecco che allora il percorso di evoluzione mi porta a partire ovviamente dal mio corpo, da me stessa, dall'animale che incarno,
e solo dopo ad accordarmi al mio daimon con la promessa che io sarò sempre aperto, sarò sempre aperta all'impermanenza, perché attraverso quell'impermanenza l'universo, la coscienza, il tessuto cosmico, chiamiamolo come volete, può irrorare tutte le mie cellule e tutti i miei corpi sottili di quel barlume un po' castanediano che mi porta ad avere accesso a quei mondi che non sono paranormali, che non sono esterni a me, ma da cui io, una volta che ne ho accesso, posso attingere conoscenza, posso attingere arte, posso attingere la capacità di essere autonoma nella fase onirica dei sogni. Ecco, l'evoluzione è riconnettersi a quella parte divina nostra che mai ci ha abbandonato, ma che noi disconosciamo nell'appartenerci e ricerchiamo nei gruppi attraverso cui noi pensiamo di doverci agglomerare per riuscire ad accedere a poteri particolari, ad illuminazioni varie. No, bisogna partire dal corpo, dall'animale e soprattutto aprirsi a quello che io dico sempre è un dono animico, e l'esclusione del verbo dovere, perché il verbo dovere, lo abbiamo detto 1000 volte, soffoca l'anima e soffoca l'evoluzione, ovviamente. Questa è la mia percezione, Serena. Grazie, ovviamente, ma insomma è la tua percezione, ma sei tu che stai parlando questa sera, quindi ovviamente non è che devi parlare, cioè, ecco, un aspetto per esempio, adesso qua Sì. si apre, mi si è aperta un'altra finestra. E il fatto, no, che tante volte si dice, Occhio no, che fa freddo poi, con tutte queste finestre Ciao aperte, Marco. non è ancora stagione, c'è ancora Marco, hai visto? È ancora qua con Sì, noi. sì, sono qui. Allora, no, appunto, apriamo appunto questa finestra di nuovo, nonostante insomma la primavera, a volte insomma il vento, eccetera. E mi fa riflettere su una cosa, no? Che tante volte magari questa sera sei qua tu, Rosangela, che stai parlando con noi, quindi porti la tua di esperienza, le tue Certo. conoscenze, ovviamente, e chi sei tu. E tante volte si sente dire, le cose non sono così, stai sbagliando, no? Ma in realtà, voglio dire, cioè, io posso parlare della mia esperienza. Brava. Il non è vero riguarda il fatto che la tua esperienza è diversa dalla mia, quindi in realtà non è vero. Non è vero per te. Perché? Perché non l'hai esperita oppure hai fatto un'esperienza con dei risultati diversi. E l'evoluzione è anche scoprire appunto questo, che noi siamo individui diversi all'interno di una stessa comunità. E in effetti noi si pensa sempre di standardizzare le persone, poi si dice no, non voglio standardizzare, però se tu stai dicendo una cosa diversa rispetto a quelle che sono le mie conoscenze, allora non è vero. Ma questo è Esatto. voler portare tutti ad una standardizzazione, essere in realtà tutti uguali. Come la vedo io, ovviamente, ripeto, come la vedo io, è invece che ognuno di noi, è vero che dobbiamo stare all'interno di una comunità perché siamo esseri sociali, questo Certo. rappresenta la natura umana e quindi lo stare a contatto anche con altri individui, ma all'interno della comunità non ci dobbiamo standardizzare. In realtà dobbiamo esprimere il nostro personale talento e quindi essere individui con la propria identità e non con una identificazione del gruppo, e che è un po' quello che spesso insomma anch'io riporto come il simbolismo della zebra. La zebra ha questo simbolismo nascosto che è quello di mantenere la propria identità all'interno del gruppo. Quindi non dobbiamo fare un copia e incolla di chi sono gli altri o emularli, ma semplicemente all'interno di questo gruppo, tramite la nostra identità, tramite il nostro talento, noi ci rendiamo utili, ci rendiamo quel tassello del puzzle che noi rappresentiamo e che ovviamente siamo utili solo e esclusivamente se siamo inseriti in quel posto, e che tra l'altro in realtà è
l'espressione totale di noi stessi, non quello che vogliono gli altri, ma in realtà quello che effettivamente siamo. Certo. Come vedi tu, Rosangela, questo? E ovviamente voglio anche chiederlo a Marco, lo prendo in causa anche lui. Sì. Vuole parlare Marco o devo parlare io, Serena? No, vai, Rosangela. Ah, ok. Guarda, Serena in realtà ha detto quello che io in qualche modo divulgo sempre, ho anche scritto nel libro, perché c'è anche da sottolineare un aspetto importantissimo, ragazzi. Quando noi, come giustamente diceva Serena poco fa, standardizziamo noi stessi in qualità comunque di animali gregari, sapete che il nostro corpo comunque ne risente a livello fisico. Perché? Proprio per il discorso che facevo all'inizio. Sintetizzo, l'anima ama e si nutre di impermanenza. Se noi vincoliamo la nostra vita in un qualcosa che è statico, l'anima, così come il daimon, non è da vedersi come un qualcosa di estremamente buono, pacifico. L'anima ci mette pochissimo a cambiare contenitore. Ho detto una cosa dura, ho detto una cosa brusca, ma ahimè è così. Nella mia esperienza, nell'esperienza delle persone che ho ascoltato, quando si parla spesso di alcune tipologie di malattie, in realtà sono proprio lo specchio di quella staticità che in natura non dovrebbe esistere, perché la natura stessa è sempre in permanenza, è sempre un ciclo comunque di rinascita. Ecco che allora spesso anche appartenere nel nostro ambiente, nostro intendo dire ambiente esoterico, ambiente occulto, a diciamo particolari logge, confraternite, sorellanze, gruppi vari, in realtà anche questo crea un processo di cristallizzazione del nostro sé, del nostro daimon, della nostra anima, se vogliamo, che diventa il primo passo verso una malattia che parte ovviamente a livello sottile e poi si manifesta nel corpo. So che magari sono discorsi un po' pesanti da sentire, però è così. Spesso l'anima abbandona il proprio contenitore proprio perché si sente vincolata nella staticità. E questa è una dinamica che in un branco poteva andare bene perché ne derivava appunto la capacità di sopravvivere come attraverso dei compiti standard, dei ruoli standard che ognuno di noi aveva nel branco. Oggi però non è più così. Quindi la nostra natura è ancora quella animale, ma siamo per fortuna abbastanza evoluti a livello psicofisico da stare attenti a tutti i messaggi che il nostro corpo ci manda e la maggior parte dei messaggi derivano dei messaggi intesi come problematiche, patologie, malattie, hanno una matrice comune che è la staticità. E questa cosa io l'ho riscontrata in tante storie dei miei clienti. A me ha sempre affascinato negativamente di questo periodo il fatto che quando uno si trova a parlare, si trovi spesso appunto in quella fattispecie dove deve dire vabbè, ma questo è quello che penso io, che uno dà per Sì, scontato, sto parlando io, è normale certo, che quello che certo. penso io, non è che posso dire che è quello che pensa il mio vicino. E quindi già questa cosa lascia spesso molto perplessi, perché dici: "Ma io non sto mica, enunciando delle verità assolute o non ti sto mica dicendo come tu sia obbligato o debba vivere la tua vita. Io sto esprimendo quello Esatto. che vale secondo me, che può essere vero al 100%, al 50, allo 0, cioè è per me. E però allo stesso tempo ricorre sempre più spesso questa casistica dove uno si trova quasi con imbarazzo a dover specificare l'ovvio. E capita sempre più spesso che ci sia come un senso di minaccia dall'altra parte. Cioè io faccio spesso l'esempio anche delle cose che possono essere e sembrare più assurde, meno condivise, che ne Sì, so, dal terrapiattismo fino alla qualsiasi, che io dico, vabbè, ma io anche quando sento parlare, a me che mi frega, cioè che per me uno può dire quello che vuole, dopodiché perché io mi devo sentire in obbligo di attaccare quella persona o di inveire contro quella persona se non mi sento minacciato? Perché tutto sommato certo. la cosa non mi tange, cioè anche pensasse fosse triangolare il mondo, cioè, vabbè,
io da domani continuo a vivere esattamente come vivevo. Comunque tu sei una persona intelligente, non mossa da acredine, non mossa da quella frustrazione di non essere considerato nel tuo branco, nella tua sfera sociale, e quindi diciamo non dipendi da questi moti aggressivi e soprattutto spesso in realtà ad un'ottava estremamente bassa che ricalca appunto la frustrazione nelle proprie sfere di vita. E quindi hai ragione, non dobbiamo giustificarci quando diciamo quello che pensiamo, quello che abbiamo esperito. Io tendo nelle trasmissioni dove mi invitano a dire questo è quello che penso io, semplicemente per un motivo, non per dar corda ai vari haters che commentano anche in maniera volgare sotto i miei video, ma in realtà è perché avendo anche tanti, per fortuna, e di questo ne sono lieta, tanti amici che mi ascoltano e tante persone da cui ho imparato, tendo sempre a rivolgermi a loro per dire: voi mi avete insegnato nei miei apprendistati, nel mio percorso che fino adesso dura da 12 anni, alcune cose. Io le ho smustate, le ho in qualche modo dipinte con sfumature che fanno parte della mia esperienza, e quindi questo è quello che penso io e che esperisco io. Certo. In realtà, come diceva giustamente sia Serena prima che anche tu adesso, quelle persone che sono sempre lì a puntare il dito, spesso non hanno neanche la minima cognizione e concessione del discorso che si va affrontando nella trasmissione, ma non perché non lo stanno semplicemente ascoltando, non hanno mai studiato questi argomenti, non sanno di che cosa si parla. Dico una cosa, il pubblico, io lo dico sempre, sia quando facciamo le conferenze, le trasmissioni, è sempre un pubblico ovviamente eterogeneo. Ci si aspetta che le persone che seguono queste trasmissioni abbiano un pochino una concezione abbastanza affine sugli argomenti che andiamo a trattare. Cosa succede però? Che generalmente quando non si ha abbastanza cultura, ma non cultura intesa in quanto tale, anche la cultura, l'intelligenza di cui parlavamo prima, di ascoltare, si va generalmente a criticare, ed ecco che qui tornano in ballo un po' quei daimones di cui parlavamo prima. Cos'è che tanto ti irrita della mia quiete con cui esprimo i miei concetti? Ecco, questo è un discorso introspettivo. Cos'è che ti irrita del fatto che io abbia fatto un percorso, un apprendistato che tu stai criticando, ma perché in realtà sei estremamente mossa da acredine nello stare nel tuo ufficio di 2 metri per 2? Io sono un po' brusca quando parlo con le persone, mi trattengo perché è un contesto ovviamente in cui ci ascoltano tanti amici, però io se avessi la libertà di commentare come vorrei commentare, sarebbe sempre un commento che porta all'introspettività della persona, quindi uno specchio. E questo non lo faccio per bontà d'animo, per ergermi a maestrina, ma anch'io mossa da un qualcosa che mi dice: io il tuo karma te lo restituisco tale quale, l'aggressività che tu riversi verso me, compassione, da assolutamente io te la pietas cristiana. restituisco. Esatto, quindi è vero, alla fine poi ognuno di noi porta la propria esperienza, ma come Serena che si occupa tanto, ma come te Marco, di comunicazione, saprete bene che quando un relatore, in questo caso ci sono io, ci siete voi, sta parlando, ma anche se stessimo facendo una conferenza, e qui abbiamo tanti esempi di relatori, scrittori che vengono a presentare libri, di tutto e di più, il pubblico non è stupido comunque. Se io racconto, divulgo qualcosa che non mi anima perché non fa parte di ciò che ho esperito, ma solo di qualcosa che ho sentito, la persona con dei recettori e dei sensori molto fini e particolari lo sente vibrazionalmente che sto dicendo delle baggianate. Questi sensori sono quelli che dovrebbero spingere le persone che, ripeto, con leggerezza, come dicevamo prima, che svolazzano di corso in corso, a diventare più responsabili, perché quando vengono da me e dicono: da Tizio non ho imparato niente, da quell'altro ho fatto 2 anni di scuola e non ho imparato nulla, guardate ragazzi che la responsabilità è vostra, perché ad un livello di evoluzione a cui noi siamo arrivati anche grazie a tutti quegli strumenti fruibili di cui parlavamo prima, se io mi faccio prendere in giro da qualcuno, la responsabilità è mia. Io cito sempre solo un esempio in cui la responsabilità non è della persona, e cioè quando tale persona si rivolge a qualcuno nel mondo esoterico, occulto, anche psicologico, mossa da un dolore relativo a un lutto. Ecco, lì non vi è responsabilità, perché ovviamente tutti i corpi sono disallineati, la persona è molto fragile, ma in tutto il resto dei casi e delle casistiche le persone si meritano di essere prese in giro. Perché? Perché quello fa parte del percorso evolutivo. Con si meritano, cercate di leggere l'accezione ovviamente propositiva e positiva, perché
inanellando percorsi e corsi che poi alla fine non mi portano niente, nessun cambiamento nella mia vita, vuol dire che io sto imparando a comprendere che c'è una parte di me che è ancora bisognosa dell'attenzione altrui, e questo che spesso noi chiamiamo transfer, quello che il cliente fa con la parapsicologa, con l'esoterista, col coach, non è proprio così, sapete, non è un transfer perché il cliente ha bisogno che il suo interlocutore gli dica oh come stai imparando bene, come ti stai evolvendo. Queste sono cavolate. In realtà il cliente, la persona, sta mettendo inconsciamente in atto una dinamica molto particolare in cui finge di venerare il maestro, il guru e quant'altro perché pensa, e questa cosa si vede bene a livello di dilatazione della pupilla e diciamo, di vasi sanguigni che diventano un po' più ororati di sangue, quindi vi è una colorazione maggiormente rosea delle gote, pensa che così facendo imbriglia il guru, il coach, il parapsicologo, il facilitatore, la strega e quant'altro nella sua rete. Quindi io faccio finta di aver bisogno di te, delle nozioni che mi insegni, di quello che scrivi, dei post che fai, perché in realtà io penso di far leva sul tuo bisogno, strega, coach, facilitatore, parapsicologo, di essere famoso, di sentirti importante. È sempre un'introspezione reciproca. Quindi questo è quello che in realtà mi anima quando parlo di queste dinamiche che portano tutte le persone a frequentare miliardi di corsi, investendo anche soldi, giustamente, perché se un corso ne vale la pena, ben venga, però poi chiusa la porta di quello studio o di quell'aula in cui ho frequentato quel corso, come lo metto in pratica? Che cosa mi dà come input per apportare dei cambiamenti impermanenti nella mia vita? Ecco, se no è un circolo vizioso e qui non si parla più di evoluzione, ma si parla di staticità e la staticità è pregna di un'energia mortifera, sapete? Questa è la mia esperienza. Ma sai che Rosangela, non mi ricordo dove l'ho sentito, ma c'è un vero e proprio teorema su quello che stavi dicendo adesso, cioè sul fatto che nell'ambito della truffa non esiste la vittima. E facevano l'esempio della famosa scena di Totò e della Fontana di Trevi, no? Sì. Cioè, beh, Totò faceva la parte del truffatore, beh, però anche tu che pensavi di comprare A un la euro, Fontana di Trevi per 1.000 lire, sì. anche tu volevi sostanzialmente truffare, Bravo. cioè volevi fare una cosa non corretta, quindi nella truffa si teorizza che non esista poi tutto sommato la vittima, perché alla fine se si è conclusa vuol dire che ci avete partecipato un po' tutte e due a sta cosa qua, perché se no... Assolutamente sì, assolutamente. Infatti, guarda, spesso mi è capitato, faccio questo appunto così, facciamo un sorriso insieme, forse lo dicevo a Serena, che in alcune trasmissioni in cui mi hanno invitata, allora un conto le persone, gli ascoltatori intelligenti che ascoltano e poi solo dopo aver ascoltato possono commentare, anche magari con critiche, per carità, ma le persone che leggono psicostregoneria e commentano con cose del tipo, ecco la Vanna Marchi del 2000, ecco in realtà voi, e lo diceva anche un mio caro amico che è stato mio maestro, voi vi meritereste di essere fregati da persone come Vanna Marchi, perché in realtà fa parte del vostro percorso introspettivo. Quindi in realtà ricordiamoci che insomma non bisogna mai usare due pesi e due misure. Ricordiamoci sempre che quello che ho detto prima deve spingerci a porre in atto questa visione che gli eventi, anche quelli brutti, soprattutto che poi non esistono eventi belli o brutti, gli eventi sono quei demoni, attenzione che i demoni possiamo anche vederlo in accezioni divinità, quindi quegli dei o quei demoni che ci portano sempre ad aggiungere un pezzettino a quello specchio totalizzante totale, che è quello specchio che poi alla fine del mio percorso evolutivo io andrò a scoprire da questa pelle così animale e rifletterà la mia immagine. Quindi gli eventi, gli dei, i demoni fanno tutti parte di quel percorso che serve a me per conoscere me stessa. Bisogna parlare con questi eventi, con questi demoni e con questi dei. E detto così sembra un qualcosa di molto occulto, spirituale, ma io ho avuto tantissime esperienze, ne parlavamo appunto con l'amico Paolo Franceschetti, in cui in realtà questi, chiamiamoli demoni, hanno intessuto la parte più importante della mia esperienza di studio, di vita, e più importante intendo quella parte che mi ha permesso di conoscere me stessa per come sono adesso.
e mi permettono tutt'oggi di cominciare a conoscere me stessa per quello che è il mio divenire, la mia evoluzione. Quindi è un consiglio che io do sempre, quando critichiamo, quando ci sentiamo inaspriti dai discorsi altrui, cerchiamo di vedere che quell'evento che fa scaturire delle dinamiche fisiche attraverso proprio una produzione che poi va a trasformare gli aminoacidi del nostro corpo, quindi parliamo sempre di cose fisiche, anche quegli eventi lì sono parte di un percorso evolutivo e con questi eventi io dovrei rapportarmi in una maniera rispettosa, non per l'interlocutore, quello dovrebbe essere ovvio, ma verso me stesso. Questo si chiama glorificare il nostro tempio terreno, che è il nostro corpo. Cosa vuol dire? Porre attenzione a ciò che chimicamente scaturisce in me, che poi mi crea delle reazioni emotive, in base alla persona che ho di fronte, alla persona che sta parlando. Quindi bisogna innanzitutto comprendere che chi non rispetta l'altro e inveisce contro l'altro sta inveendo davvero contro se stesso. Io mi diverto un sacco a punzecchiare le persone con esempi che in questo contesto preferisco non fare, però è un qualcosa di propedeutico a mio avviso. Perché privarcene? Perché siamo in prima serata. magari punteremo ad una rubrica in seconda serata dove si possono dire molte più cose. Rosangela, mi viene in Basta la mente... seconda serata, Rosangela, o ci vuole la terza? No, assolutamente. Basta la seconda. Sono i maschietti, gli omini che inveiscono a volte contro di me e uso il diminutivo anche a livello fisico. Chiudo la parentesi, se no Serena giustamente dice. Allora, no, mi viene in mente, Rosangela, su questo discorso che hai fatto, sempre un altro esempio che io riporto spessissimo, che è quello di Gandalf nel Signore degli Anelli, che lui inizia questa saga, diciamo, insomma, nella storia lui è Gandalf il grigio, per poi ritornare come Gandalf il bianco. Avevamo detto che non ne parlavamo di questa cosa. Non ce l'abbiamo Cos'è che fatta. inizia là? Hai detto La? inizia là? La storia. La saga, cosa ho detto? Ah, saga, ok. No, avevo capito che non ne parlavamo di questo. Ma ti sto anche ad ascoltare io, pensa a te. Uno può capire male, scusa. Ho capito. Marco è il mio demone in questo momento, sappiate. Benissimo. Cattivissimo. E in effetti stavo giusto dicendo che lui ritorna come Gandalf il bianco e si ripresenta, quando si ripresenta dice che gli chiedono dove sei stato, sono stato a combattere i miei demoni. E quindi è quell'aspetto che nel percorso per riscoprire davvero chi siamo, cioè noi dobbiamo combattere i nostri demoni, ma non tanto con l'accezione di annichilirli, quanto di conoscerli. Certo. Cioè il combattimento è: conosco il mio avversario, so quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, e questo aiutano me per scoprire quali sono i miei punti di forza e i miei punti di debolezza. E cosa significa questo in un percorso? In un percorso è che quando si intraprendono appunto dei percorsi, io per semplificare li chiamo sempre percorsi spirituali, ma sì, insomma certo, è una semplificazione, perché in realtà io intendo la spiritualità, il mio percorso personale, perché è lo spirito che mette in connessione l'anima e il corpo, e quindi si diventa una integrità, una cosmicizzazione vera e propria, ritornando ai concetti iniziali di questa puntata. E invece le persone, quando iniziano dei percorsi iniziatici, esoterici, appunto spirituali, eccetera, religiosi, pensano che deve essere tutto bello. In realtà, poi dico, ma ho iniziato a fare questo e mi capita questo. Certo, dovresti essere, tra virgolette, felice, cioè che ti capiti, perché ti sta dicendo esattamente qual è il demone da comprendere, qual è il tuo avversario da comprendere per poi ritornare ad essere integro. In realtà le persone pensano percorso spirituale, va tutto bene. E in realtà non è così, il tutto bene è la fine della storia, non è il percorso. Sempre inteso tutto bene nell'accezione
comune del termine, ecco, il non affrontare problemi. Certo. Tra l'altro le persone vedono sempre questo aspetto del guerriero fighissimo, dell'Aragorn, rimanendo insomma nella tematica del Signore degli Anelli, oppure Harry Potter, oppure insomma tutti questi supereroi. Ma ragazzi, lo vedete sempre nell'accezione, cioè finale, cioè wow! Sì. Che bello che c'ha questi superpoteri, sì, però guardatela tutta la storia del film o Di del libro. solito gli capitano un bel po' di incidenti, Esatto, di nel percorso. frattempo. E poi Esatto, pensavo proprio a sì, questa cosa che scusa avete Marco. detto entrambi. Vai, Scusa, devi finire, Serena? sì, scusa, volevo Vai, solo vai. finire. E quindi l'ossessione scusa, è come vedo io, l'ossessione di questa evoluzione che si vede solo come atto finale, quando l'evoluzione in realtà è quello che ti accade Certo. durante il percorso, quella dinamicità di cui parlavi tu, Rosangela, prima, che l'evoluzione è proprio movimento. E invece le Bravissima. persone Sì. dicono: sono arrivato qua e quindi rimango, cioè è tutto a posto. No, noi siamo in continuo divenire, quindi il Brava. divenire è movimento. Scusami Marco. Certo. Io ho pensato appunto a quello che dicevate, alla fine avete detto in momenti diversi entrambi, cioè quello di conoscere i propri demoni, le proprie paure, del combattimento e così via. E pensavo effettivamente a quante volte, in quanti film, in quanti cartoni, soprattutto delle serie anime e così via, capita quasi sempre di trovare uno dei personaggi più pericolosi o quello che mette più in difficoltà il protagonista, non è uno bravissimo, fortissimo, che conosce delle tecniche allucinanti, ma è quello che va a specchio, cioè è quello in grado Esatto. di imitare il protagonista e semplicemente inizia a combattere a specchio. E questa cosa solitamente porta, oltre a far cadere dei microfoni, a delle crisi, a delle vere e proprie crisi, nel quale magari quel protagonista non si è mai trovato neanche contro avversari 10 volte più forti. E mi sono venuti già in mente almeno Sì, 7-8 tanti esempi. esempi di film, cartoni, storie dove si verifica questa cosa qui, dagli Avengers piuttosto che da Yu-Gi-Oh!, passando per Kenshiro, passando per tantissimi altri, si vede proprio questa roba qua. Hai proprio ragione, Marco. Quando arriva quello speculare, lì iniziano i problemi, perché dice: "E come lo batto? Fa le stesse cose che faccio io". Sai perché mi permetto di aggiungere una cosa? Io concordo, ho fatto spesso anche io questa tua osservazione, leggendo libri, romanzi, guardando film particolari che hanno sempre comunque un piglio veritiero, anche quando pensiamo a essere completamente di fantasia, soprattutto per quanto riguarda quelli più famosi che hai citato, vi è sempre una verità esoterica nascosta, profonda. E l'accezione che tu hai appunto palesato con questa tua osservazione, a mio avviso serve perché anche nella nostra realtà, ovviamente, se non vi fosse quello speculum nell'altro, nel cosiddetto demone o comunque nell'avversario, noi non potremmo comprendere quell'unico strumento che poi ci riporta alla coesione, che è l'inclusione dell'altro, perché l'altro è una parte di me, anche nelle sue accezioni più avverse per quanto riguarda la mia percezione. E come dicevi, giustamente c'è sempre un po' di me nell'avversario e viceversa, e diciamo la dinamica che permette nel disegno perfetto della coscienza di imparare l'unico processo evolutivo di riunione di tutte le nostre parti frammentati, ed è un processo che si chiama inclusione. E attraverso l'inclusione noi riusciamo anche a comprendere che, come ci insegna in maniera magistrale Hillman, gli eventi di cui parlavamo prima, quindi i demoni, più comunemente detti daimones, sono poi in qualità di eventi lo strumento che la nostra anima utilizza per manifestarsi, e quindi è molto poetico a mio avviso questo, e questa osservazione che tu hai fatto mi permette appunto di dare questo piccolo contributo nel trasferire l'importanza di ragionare analogicamente per inclusione e non logicamente per esclusione. Quello sbaglia, quello mi dà fastidio, quello mi vuole truffare.
includere vuol dire riconoscere se stessi comunque, non è un atteggiamento buonista assolutamente, ma è l'atteggiamento che ci porta a smettere di odiare alcune parti di noi, perché quando prima stavamo parlando del combattere i demoni, ecco, io nella mia vita ho imparato ad amare i miei demoni totalmente, visceralmente, e mi hanno dato gli strumenti più potenti rispetto a quelli che avrei potuto ottenere combattendo psicologicamente su alcune mie paure. In realtà, includendole e quindi onorando me stessa anche in quelle sfaccettature definite dai più magari fastidiose, ecco, amando questi demoni, la mia anima ha potuto manifestarsi, e quel fare anima immaginale di cui Hillman, di cui Jung, ma lo stesso Castaneda ci parla, ha potuto in qualche modo farsi strada nella mia vita, ed è quello che spesso poi i clienti mi dicono di recepire e percepire dai miei occhi e dalla mia voce. Ecco, questi miei occhi sono gli occhi luminosi di chi ha incluso amandoli i propri demoni, ed è un'esperienza bellissima. Alla fine poi è un comprendere, un capire, perché poi l'altro Assolutamente sì. cliché standard, per esempio dei film polizieschi, quando si trova il cattivo più cattivo di tutti e sono tutti disperati, non si chiama il buono più buono di tutti, no, si chiama per esempio il poliziotto più debosciato che esista, ma perché lo capisce, perché è Certo, comunque un poliziotto, quindi non è un delinquente, quindi è sempre l'altra parte. Però lo esatto, capisce, è in grado di comprenderlo, quello lì, è in grado di è tutto capirlo. così, Quindi non ha assolutamente. lui, pur conoscendo quell'altra parte, avendola accettata, non ha poi deciso di passare dall'altra parte, però ha avuto l'umiltà di conoscerla, e questo gli permette logicamente di essere molto più bravo del migliore dei migliori, del più bravo di tutti i poliziotti integerrimi. Alla fine vanno a chiamare quello lì, che è un po' il violento, quello che non rispetta le regole, quindi quello un po' borderline. E Esatto. effettivamente è così, lo penso anche qui, che si possono sprecare gli esempi, cioè ne possiamo vedere decine e decine, Concordo con te assolutamente. quello penso che sia. Non ti sentiamo, Serena. Ovviamente se metto il microfono è Ok. meglio. Stavo dicendo, ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi Rosangela, allora io innanzitutto ti chiedo ovviamente di dire ai nostri amici di ricordarlo, insomma l'abbiamo già detto nella puntata precedente, però chi non ci ha visto, ci ha ascoltato, insomma il titolo del tuo libro e dove lo possono trovare, e eventualmente anche se vogliono contattarti dove lo possono fare. Sì, ti ringrazio molto. Allora, il mio libro si chiama Psicostregoneria, è autopubblicato, lo trovate su Amazon, e mi potete contattare o tramite la mail che poi vedrete qui sotto in descrizione, oppure sulla pagina Facebook, su Messenger. Io rispondo sempre a tutti, a volte in ritardo, ma rispondo comunque sempre a tutti. Grazie Rosangela. Allora, La un nostra potente regia ha favorito subito la mail, quindi la trovate già Grazie, in grazie mille Marco. abbiamo una regia sempre molto efficiente. Assolutamente sì. Quindi Rosangela, in conclusione, un'ultima considerazione per i nostri amici. Sì, allora, discostatevi dall'idea, per quanto riguarda i miei insegnamenti e le mie esperienze, come dicevamo prima, di dovervi evolvere. Tanto comunque l'universo, la nostra coscienza va sempre verso l'evoluzione, non c'è bisogno di mettersi con atti volitivi in un cammino che poi parrebbe essere sempre quello sbagliato, ma non perché sbagliamo noi a incedere in un cammino che non è il nostro, ma perché comunque sia non abbiamo fatto quei processi introspettivi che ci portano verso l'impermanenza. Quindi dimenticatevi, a mio avviso, di dovervi o di volervi evolvere, cominciate a conoscere voi stessi attraverso l'inclusione di cui abbiamo parlato prima, non combattete i vostri demoni perché fanno parte del vostro processo evolutivo, e soprattutto iniziate a considerare bene l'importanza del modo in cui vi parlate e parlate agli altri. Io approfitto, Serena, se me lo permetti, sottolineando questo punto, perché il primo punto evolutivo è creare con le proprie parole, e io ringrazio un maestro meraviglioso che mi ha insegnato e mi insegna tutti i giorni, si chiama Anfidromico.
a creare non solo la mia realtà, ma tutta la sfera del mio essere, del mio divenire attraverso l'utilizzo sapiente delle parole che dico a me stessa e che divulgo e che condivido con gli altri. Quindi iniziate a stare attenti a come verbalizzate, perché il primo atto creativo viene proprio dalla parola, e Serena ce lo può insegnare. Quindi dimentichiamoci dell'evoluzione e riconosciamoci e glorifichiamoci attraverso parole sentite, autentiche, che non servono a impressionare gli altri, ma solo a ricalcare il nostro daimon, quindi la nostra daimonica essenza. E vi ringrazio per l'invito graditissimo. Grazie Marco, grazie Serena e grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a questa trasmissione. Grazie a te Rosangela. Marco, a te la conclusione. Sempre col microfono. Adesso anche Marco non lo sentiamo. Vabbè, mica potevo farti sentire da soli, l'ho fatta apposta, così si vede che Ma io Marco, lo sai che lo so che cioè, ce lo dicono tutti che vedono che siamo perfettamente in sintonia quando siamo in trasmissione, quindi insomma esatto. Riconosco questa cosa. No, io volevo, adesso non so se quanto ci possa volere per la risposta, perché è mica una roba da niente, ma capita anche a te, Rosangela, di vedere sempre più spesso persone che litigano da sole? Cioè, ovvero persone che iniziano a litigare, ma assistendo dall'esterno uno vede palesemente che stanno parlando di due cose diverse, cioè non si stanno ascoltando fra di loro, iniziano a litigare con se stessi, perché partono per la tangente, tu che sei all'esterno dici ma quello non gli ha detto niente, non gli ha detto quella cosa lì, perché partono e c'è questa cosa qui. Da cosa? Perché non siamo neanche più a livello della frustrazione, cioè siamo quasi più della lotta con se stessi, non so a che livello siamo a proposito di evoluzione. Assolutamente, a mio avviso Marco, questo mi è capitato di assistere a queste dinamiche anche non solo proprio di persona, ma nel leggere i commenti sotto tante trasmissioni. Effettivamente poi c'è questo accanirsi l'un l'altro di due ascoltatori o comunque anche a livello di dialogo. Io penso che questo a volte avviene perché sono un po', come dico io, le persone in questione in saturazione, quindi come dicevamo nella puntata scorsa, io non ho ancora finito di verbalizzare una mia frase, l'ascoltatore che commenta e inveisce in realtà è mosso da 500.000 input inconsci che gli ricordano che io ho la voce come la mamma che lo picchiava, che io ho i capelli come la suora che l'ha, diciamo, chiuso nello sgabuzzino, e che io ho un modo di esprimermi anche in maniera paraverbale che ricorda la sua fidanzata che lo ha cornificato. Ecco, quando le persone litigano con se stesse, come hai palesato tu, a mio avviso è sempre perché sono in saturazione, quindi sono fagocitate e sommerse da quegli input inconsci che comunque permetterebbero, a livello quasi come dicevamo prima, no, di questi daimones e a livello di cristallizzazione delle dinamiche di paura, di abbandono, di rifiuto nell'evento che sto vivendo, magari attraverso le parole dell'interlocutore contro cui inveisco, ecco che in realtà di nuovo vi è un processo di conoscenza introspettiva. Poi abbiamo comunque, lo diciamo sempre, due orecchie e una bocca sola per un motivo particolare, e se ci fate caso, e vi lascio con questo dilemma, guardate che le nostre orecchie non sono posizionate, a meno che non le abbiamo molto a sventola, verso l'interlocutore, ma sono posizionate in una maniera che ha un suo perché. Chissà se qualcuno nei commenti può arrivarci, può proporre una sua soluzione, e così possiamo discutere di qualcosa che è effettivamente molto propedeutico e non è, diciamo, aria fritta. Beh, quindi direi dai che a proposito di evoluzione, quindi direi massimo una o due generazioni e ci troveremo con esseri umani con 8 bocche e un orecchio qui frontale, giusto, e le bocche sparse ma speriamo di no, nel senso che Marco, ma anche martedì abbiamo parlato ovviamente dell'aspetto del silenzio. Del silenzio è ovviamente non solo la mancanza di qualsiasi tipo di rumore, voce, suono, eccetera, ma anche la capacità di stare in silenzio con se stessi per riuscire in realtà ad ascoltare gli altri, ascoltare
quello che il mondo esterno ci sta dicendo, perché ricordiamoci che, appunto, come hai accennato tu, Rosangela, poco fa, la percezione arriva comunque dai 5 sensi, e quindi qual è il mio mondo interiore, qual è il mio conflitto anche interiore, perché se ho l'ossessione, tra l'altro, dell'evoluzione, significa che ho dei conflitti interiori, altrimenti non c'è una ossessione, ma c'è un'accettazione. Avviene proprio da come si utilizzano i 5 sensi, e magari qua si aprirebbe un'altra puntata sui 5 sensi, che si sa mai, magari tanto abbiamo tempo. Certo, per un'altra puntata molto volentieri. Molto interessante come argomento, certo. Esatto. Allora, Rosangela, ovviamente adesso siamo in conclusione, quindi grazie di cuore per essere stata con noi anche questa serata, per averci Grazie a voi. delle ulteriori conoscenze, degli ulteriori spunti di riflessione. Come sempre, grazie Marco, e ovviamente non lo diciamo alla nostra regia, quindi, che è sempre molto efficiente, quindi grazie a tutti e due, a voi per un saluto finale ai nostri amici. Grazie mille a voi, grazie mille a chi ha voluto ascoltarci, seguirci, e ripeto, per me essere ospite da voi è sempre motivo di gioia, perché c'è anche una grande ironia nella parentesi, diciamo, che ci accompagna poi durante le giornate successive, nei commenti, quindi mi trovo veramente come se fossi a casa. Quindi un bacio a Serena, un bacio a Marco, e grazie a tutti voi. E non sapete cosa succede prima delle Ecco, dirette. infatti è proprio quello che... No, io volevo ringraziare veramente tanto Rosangela, è sempre un piacere, ovviamente grazie anche a Serena, e grazie a tutti quelli che sono stati con noi. Grazie a voi, e io ovviamente mi aggrego ai saluti di tutti coloro che ci hanno ascoltato, perché ricordiamo sempre che questa... Ecco, c'è anche qualcun altro che si aggrega, il nostro daimon in forma animale. È vero. E soprattutto ricordiamo, appunto, come stavo dicendo, che questa rubrica va in onda su 3 canali, quindi ringraziamo Border Nights, ringraziamo MRTV Italia e ringraziamo il mio canale, quindi mi autoringrazio in realtà, che è meraviglioso. Grazie anche a Graziella. Esatto. Quindi buonanotte a tutti, e Marco, sigla. Ciao.